La cucina italiana ha sempre cercato di valorizzare la materia prima invece di coprirla. È una filosofia che si ritrova soprattutto nei piatti di mare, dove bastano pochi ingredienti e una cottura attenta per ottenere un risultato straordinario. Ed è proprio da questo principio che nasce questa ricetta. Cominciamo con l'olio extravergine di oliva. In questa ricetta non serve soltanto a cuocere, sarà la base che raccoglierà tutti gli aromi del piatto. Aggiungiamo 2 spicchi d'aglio. Il nostro obiettivo non è cuocerli, ma profumare delicatamente l'olio. Per questo li facciamo ruotare continuamente e li spostiamo nella padella. Se l'aglio dovesse scurirsi troppo, rilascerebbe note amare che coprirebbero la dolcezza naturale dei gamberoni. Adesso aggiungiamo tutti i gamberoni. La padella deve essere ben calda. Il calore intenso sigilla immediatamente la superficie, mantenendo la carne morbida e succosa all'interno. Li facciamo saltare delicatamente. Continuiamo a girarli uno ad uno. Non è un gesto scenografico, ma un passaggio importante per ottenere una cottura uniforme. Ogni gamberone deve ricevere lo stesso calore. Ancora qualche salto in padella. Nella cucina italiana il pesce non deve mai essere cotto più del necessario. Bastano pochi minuti per conservarne tutta la morbidezza. Adesso sfumiamo con il vino bianco. L'utilizzo del vino bianco accompagna da secoli la cucina italiana di pesce. Durante la cottura, l'alcol evapora completamente, mentre rimangono soltanto gli aromi, capaci di rendere il fondo più profumato e armonioso, senza coprire il sapore dei gamberoni. Continuiamo la cottura facendo saltare i gamberoni. Questo permette al fondo di distribuirsi uniformemente su ogni gamberone e di ottenere una cottura perfettamente omogenea. Sono proprio questi piccoli dettagli che distinguono una preparazione curata. Adesso aggiungiamo il brandy. Per eseguire la flambée allontaniamo la padella dai fornelli e da qualsiasi superficie che potrebbe prendere fuoco. È un passaggio semplice ma richiede sempre la massima attenzione. Il vino bianco dà una freschezza, mentre il brandy sviluppa aromi più profondi e una delicata nota calda.
Durante la flambée l'alcol brucia quasi completamente, lasciando soltanto il suo carattere aromatico. Solo adesso aggiungiamo il sale e subito dopo il pepe nero appena macinato. Aggiungerli alla fine permette di regolare il condimento dopo la naturale riduzione dei liquidi, ottenendo un sapore perfettamente equilibrato. Ancora un ultimo salto in padella. Il tempo necessario per distribuire uniformemente il condimento. A fuoco completamente spento aggiungiamo il prezzemolo fresco. Questo è uno dei piccoli segreti della cucina italiana. Il prezzemolo contiene oli essenziali molto delicati. Se venisse cotto anche solo per pochi secondi, perderebbe gran parte del suo profumo, della sua freschezza e del suo colore brillante. Il calore residuo della padella è sufficiente per sprigionare tutto l'aroma senza alterarne le caratteristiche. Impiattiamo immediatamente. La cucina italiana insegna che la vera eleganza nasce dalla semplicità. Pochi ingredienti, tecnica, equilibrio e rispetto per la materia prima. È questo il segreto che rende autentiche le nostre ricette. Completiamo il piatto con qualche spicchio di limone. Nella preparazione tradizionale il limone non viene utilizzato durante la cottura. Sarà ogni commensale a decidere se aggiungerne qualche goccia direttamente nel piatto. Buon appetito!